Allora, questo esercizio ci dà due funzioni e come prima domanda ci chiede per quali valori di x le composizioni tra le due funzioni sono identiche. Ora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se faccio la f e poi calcolo la g, è la stessa cosa che fare la g e poi calcolare la f? Normalmente questo non è mai vero, in generale, poi ci potranno essere casi in cui questa cosa vale, ma questo non è sicuramente il caso. Quindi proviamolo su questo esempio. Quindi se io devo fare prima la g, quindi g di x, e ci calcolo la f successivamente, questo vuol dire che io devo fare 4 meno 7 il valore della g, ossia x meno 9 fratto 2. Viceversa, se io vado a fare prima la f di x e poi ci calcolo il tutto dentro la g di x, avrei linea di frazione sotto 2 e sopra dove compare la x ci devo mettere 4 meno 7x e poi meno 9. Quindi che cosa succede? Che qui ci viene meno 7x meno 5, perché faccio 4 meno 9, tutto fratto 2. Quindi se voglio sistemarla meglio scrivo meno 7x più 5 tutto fratto 2. Quindi mi sono trovato un modo più carino di riscrivere g di fx. Mentre per quanto riguarda quest'altra, se faccio un minimo comune multiplo avrò 2 per 4 fa 8, poi meno 7x e 7 per 9 63. Quindi quando vado a sommare 8 viene 71, quindi meno 7x più 71 fratto 2. E allora qui ci rendiamo conto che queste due funzioni non saranno mai identiche. Se noi andiamo a imporre un'uguaglianza, che cosa succede? Ragioniamoci a parte. Quindi dovrei scrivere meno 7x più 5 fratto 2 uguale a meno 7x più 71 fratto 2. Ovviamente il 2 e il 2 si semplificano, rimarrebbe meno 7x se distribuisco questo segno meno, non solo va qui ma anche qui, quindi meno 5 uguale a meno 7x più 71. Le x si cancellano e rimane che meno 5 uguale a 71 non è possibile. E infatti il risultato della 1 qual era? Il risultato della 1 è che non esiste x appartenente ad R. Invece cerchiamo di risolvere adesso la 2. Ok, la 2 mi dice prendi f calcolata in g di x. Quindi a noi interessa questa cosa qua, che per fortuna abbiamo già calcolato prima. Quindi nel secondo punto io voglio calcolarmi questa equazione. Mi sono riscritto qui a destra direttamente le formule che mi servono. F calcolata in g di x era proprio meno 7 più 71 fratto 2, mentre il valore della g di x è x meno 9 fratto 2 e vogliamo sapere quando queste cose sommate mi danno 1. Per liberarmi di tutte le frazioni vado a moltiplicare semplicemente per 2 e quindi ottengo meno 7x più 71 più x meno 9 uguale a 2. Quindi il mio problema è diventato questo. Ora, meno 7 più x fa meno 6x e quindi ho risolto il problema circa le x. Ora devo combinare insieme i vari numeretti. Quindi facciamo che prima mi porto meno 9 dall'altra parte. Quindi avrei il tutto uguale a 2 più 9, 11. Mentre da questa parte è rimasto 71. Ma adesso è più facile fare il conto perché 11 meno 71 fa direttamente meno 60, quindi ho meno 6x uguale a meno 60, divido tutto per meno 6 e ottengo x uguale a 10, che infatti è il risultato della mia equazione. E quindi questo conclude il punto 2 e quindi tutto l'esercizio.